Ami, ti piace il mio vestito? Bentornati in soffitta e benvenuti ad una nuova puntata del podcast dove le storie prendono vita e l'universo cinematografico si fonde con la bellezza e il talento delle sue protagoniste. Prima di lasciarvi alla meravigliosa Zeudi Araya, protagonista di questo video, volevo ringraziarvi per l'affetto e l'interesse che state dimostrando per questo progetto. La community sta crescendo, sono molto felice e che dire, grazie. Se stai guardando questo video e ancora non sei iscritto al canale, iscriviti per rimanere sempre sintonizzato sui miei contenuti, perché, mi pare proprio il caso di dirlo, ne vedremo delle belle, bellissime come la nostra Zeudi Araya. Zeudi, la bellissima ragazza dalla pelle di luna che negli anni 70 fece impazzire il pubblico con la sua bellezza mozzafiato, non è solo un nome nel panorama cinematografico italiano, è una storia di successo, passione e coraggio. Il suo nome risplende come uno dei fari luminosi del cinema erotico italiano, è un simbolo di bellezza, talento e determinazione. Amo come il cinema degli anni passati possa trasportarci in mondi diversi, svelarci vite e storie incredibili. E proprio in mezzo a questi mondi spicca la figura affascinante di Zeudi Araya. Nata il 10 febbraio del 1951, questa straordinaria donna è molto più di un'attrice e produttrice cinematografica eritrea naturalizzata italiana. È stata l'incarnazione de Il corpo e la preda per il pubblico italiano di quell'epoca straordinaria di cinema. Immancabilmente splendida e sempre elegante, ha superato gli stereotipi razziali e cinematografici senza perdere la sua bellezza mozzafiato. Parlando di anniversari, nel febbraio del 2021 ha compiuto 70 anni e ancora oggi è un'icona senza tempo. È sempre bellissima, lo è anche oggi. Recentemente in TV sono stati trasmessi quei film che l'hanno consacrata come sex symbol del cinema di cassetta italiano. Vi ricordate Il corpo e la ragazza dalla pelle di luna? Sono pietre miliari che hanno reso Zeudi un mito esotico dei primi anni 70. Non possiamo dimenticare titoli come La ragazza fuori strada e La preda, film che hanno consolidato la sua fama prima di addentrarsi nel genere popolare con opere come Il signor Robinson e Giallo napoletano. Zeudi ha saputo spaziare in diverse sfumature cinematografiche, una vera regina del cinema erotico italiano degli anni 70. Questa donna è stata l'incarnazione del desiderio per gli italiani di quegli anni. Nata in Eritrea, ha conquistato il titolo di Miss Etiopia prima di varcare i confini italiani. Il suo ingresso nella scena cinematografica del bel paese è stato incredibilmente intrigante. Il suo primo incontro con il produttore Franco Cristaldi è stato il trampolino di lancio per la sua carriera, non solo come attrice, ma anche come mentore. Quando arrivò a Roma nel 1969 come Miss Etiopia, tutto cambiò per lei. Figlia di un politico e nipote di un ambasciatore etiope a Roma, si diplomò nello stesso anno in cui fu eletta Miss Eritrea. Il suo nome in quella lingua significa corona imperiale e, guarda caso, ha davvero regnato sul mondo cinematografico italiano. E pensate che tutto è iniziato quasi per caso con uno spot pubblicitario per il caffè nel 1972. Il regista Luigi Scattini l'ha notata e l'ha scelta per il ruolo principale nel film La ragazza dalla pelle di luna, il film che ha rivelato tutta la bellezza e la sensualità di Zeudi Araya ed il primo film di una fortunata trilogia esotica. La trama del film: Alberto è un ingegnere, Helen è una fotografa di riviste di moda. I due sono sposati da alcuni anni, ma il loro matrimonio attraversa un periodo di crisi. Per riavvicinarsi, i due decidono di fare un viaggio alle Seychelles. Sull'isola, Alberto incontra in una discoteca Zeudi ed è immediatamente e irrimediabilmente attratto. Lei, Zeudi, è conturbante oltre il consentito, con quel corpo perfettamente armonico, quel sorriso solare e leggermente malizioso. L'uomo in crisi riacquista grazie alla ragazza la voglia di vivere e alla fine riuscirà anche a ritrovare un rapporto di coppia con la moglie. Il successo del film è immediato, nonostante il divieto ai minori di 18 anni. Al fianco di Zeudi troviamo Giacomo Rossi Stewart, Beba Loncar e Ugo Pagliai. Ecco come Zeudi è diventata una star emergente, incantando il pubblico con il suo talento e la sua bellezza esotica.
Il suo successo è stato strepitoso, ha persino inciso un 45 giri dal titolo Oltre l'acqua del fiume per cavalcare l'onda della sua popolarità e ha continuato a farci sognare nel genere erotico con la maggior parte dei film diretti proprio da Scattini, come La ragazza fuori strada del 1973, dove recita al fianco del mitico Luc Merenda. Film oggi considerato un vero e proprio cult del genere. E Il corpo del 1974, vagamente ispirato a Il postino suona sempre due volte. Il film è il terzo e ultimo della trilogia esotica diretta da Luigi Scattini e interpretata da Zeu di Araya, che questa volta recita al fianco di Enrico Maria Salerno. Che colpo di fortuna, per lei, ma soprattutto per il pubblico. E a questo punto vorrei conoscere anche la tua opinione. Scrivimi in un commento che cosa ne pensi e se il video ti sta piacendo non dimenticare di farmelo sapere con un like. Impossibile restare indifferenti alla sensualità di Zeudi. In tutti gli anni 70 la sua figura mozzafiato dominerà le copertine di riviste come Playboy, Playman e tantissime altre. E nel 1973 ha ricevuto l'ambitissimo riconoscimento dell'Arancia d'Oro come miglior attrice al Taormina Film Festival. Ricercatissima, la Raya decide di lavorare con Domenico Paolella nel film La preda. Con lei nel cast ci sono Franco Gasparri, stella dei fotoromanzi Lancio e ottimo attore, destinato poi a una fine drammatica, e Renzo Montagnani. La storia, ambientata in Colombia, vede protagonista un fannullone alcolizzato che si invaghisce di una bellissima donna del luogo, Nagaina. La donna si innamorerà di un giovane che il fannullone in questione conosce in galera, con il risultato che la stessa Nagaina scapperà con lui, lasciandolo alcolizzato al suo destino. Opera successiva interpretata da Zeudi è La peccatrice, girato nel 1975 sotto la direzione di Pier Ludovico Pavoni. Nel film è protagonista nuovamente con Franco Gasparri ed interpreta il ruolo di Debra, contesa tra un cinico industriale dello zolfo che fa uccidere il marito dalla donna pur di farla sua e il figlio di quest'ultimo, vicenda che sfocerà in un drammatico finale. Un film forse poco riuscito, un po' pretenzioso, ma che spicca per l'ennesima prova di bravura dell'attrice eritrea e per la presenza, in un cameo, di Clara Calamai, leggenda del film muto. Ora arriviamo al momento in cui Zeu di Araya ha mostrato il suo talento anche in film leggendari del cinema popolare. Il 1976 è un anno cruciale per la bella attrice. Viene scelta da Bruno Corbucci per interpretare il ruolo di Venerdì nel film Il signor Robinson, mostruosa storia d'amore e d'avventure, in un ruolo finalmente comico. Così come comico e spassoso è il tema centrale della commedia, basata sulle avventure di Roby, un ottimo palovillaggio che naufraga su un'isola apparentemente deserta e che, come l'omonimo Robinson nel romanzo di Dafoe, è costretto a trasformarsi da uomo viziato abituato alle comodità in naufrago senza esperienza. Tu non sapere cacciare, tu non sapere pescare, tu non sapere fare cavolo. Senti Venerdì, io sono un uomo altamente civilizzato e se ho voglia di un pesce, io prendo questo e catturo pesce e lo mangio. Sarà proprio la bellissima Venerdì a complicargli l'esistenza, fino alle scene finali agrodolce con la separazione tra i due, che nel frattempo hanno vissuto una storia d'amore. È in questo periodo che l'attrice conosce Franco Cristalli, produttore cinematografico tra i più importanti, che all'epoca della nascita della loro storia d'amore aveva 27 anni più dell'attrice. Tra i due è amore vero e Zeudi rallenta notevolmente la sua attività cinematografica per diventare ben presto la moglie del produttore. Nel 1978, 2 anni dopo, torna a lavorare con Corbucci in Giallo napoletano, curioso intreccio tra giallo classico e la commedia, che l'attrice interpreta accanto a Marcello Mastroianni, Ornella Muti, Peppino De Filippo e Renato Pozzetto. Scusate signora, è in ritardo, non ho la macchina. Mi fa piacere vederti la sera di Capodanno. Grazie. Il film, pur gradevole e di sicuro interesse, non va benissimo al botteghino, ma lei è impeccabile nel ruolo di Elizabeth. Nel 1979 lavora nella deliziosa commedia Tesoro mio di Giulio Paradisi. Lei è Tesoro, una stupenda principessa che lavora per uno scrittore in crisi, del quale si innamorerà e che riporterà al successo attraverso una storia semplice ma divertente.
Il film, stroncato dalla critica più ottusa, la vede all'apice della bellezza. Il ruolo leggero che interpreta nel film sembra cucito sulla sua persona. L'attrice appare in grado di poter ricoprire qualsiasi ruolo le venga offerto, che si tratti di una parte drammatica o di una comica. Ma a me, anche se non me li rende, non mi importa niente. Al mio paese diciamo, quando i soldi sono spesi, non ci sono più. Anche da noi si dice così. Nel frattempo la sua vita privata fila alla perfezione, la storia d'amore con Cristaldi è sempre più salda e la vita cinematografica, fatta di spostamenti estenuanti, ore di prove, sembra essere troppo limitativa per l'attrice, che decide di rallentare le sue apparizioni e per 4 anni si dedica esclusivamente alla famiglia. Tornerà nel 1983 in un film non memorabile, I Paladini, storia d'armi e d'amori, diretto da Giacomo Battiato, nel quale è Marfisa, una guerriera innamorata di Ruggero, uno dei paladini. Gli anni 90 hanno portato un cambiamento nella sua carriera cinematografica, decidendo di ritirarsi dalle scene. L'ultima sua apparizione cinematografica sarà nel film di Montaldo Il giorno prima, un cupo e drammatico film anticipatore, in qualche modo, della stagione dei reality televisivi. Film bello, interpretato da grandi attori, tra i quali Lancaster, Turing, Gazzara, Berger, e che segna la fine della carriera di Zeu di Araya. L'attrice è al top della bellezza e della fama, ma sceglie il ritiro per dedicarsi di più alla sua famiglia e per affiancare il marito nel lavoro di produzione. Dopo la perdita del marito è diventata un'energica forza dietro le quinte, coinvolgendosi attivamente nella produzione cinematografica. Zeu di Araya ha dimostrato ancora una volta la sua incredibile determinazione nel mondo del cinema. Nel 1992 eredita la Cristaldi Film insieme al figlio del produttore, Massimo Cristaldi. Ma non finisce qui. Nel 1996 Zeudi e Massimo Cristaldi acquistano addirittura la Lux Film. E sapete che cosa fanno? Un vero e proprio colpo da maestro. Uniscono le forze, fondono la Lux Film con la Cristaldi Film, creando una delle più importanti library di film classici italiani. Ancora oggi Zeudi è impegnata nella produzione di diverse pellicole per il grande schermo e la televisione, preferendo restare lontano dai riflettori. Memorabile un'ospitata che risale all'ormai lontano 2001, quando ha fatto un'apparizione speciale nel programma di Daniele Luttazzi, satirico. Con il suo compagno, il regista Massimo Spano, ha dato il benvenuto a Michelangelo nel 1996. Nel 2015 è riapparsa in televisione nel programma Rai La vita in diretta e nel 2018 ha presentato a Bologna, insieme a Giuseppe Tornatore, la versione restaurata in 4K del film Divorzio all'italiana, che all'epoca era stato prodotto dal suo primo marito. Zeudi ha dimostrato non solo di essere una talentuosa attrice, ma anche una brillante imprenditrice nel mondo del cinema, creando un legame duraturo nel panorama cinematografico italiano, una vera icona poliedrica del settore. Una piccola curiosità, sapete che Zeu di Araya è stata onorata anche con una bellissima dedica? Infatti la giovanissima Zeudi di Palma, Miss Italia del 2021, porta questo nome proprio in suo onore. E a questo punto siamo giunti alla fine di questo viaggio emozionante nel mondo di Zeu di Araya. Per me Zeu di Araya è stata più di una semplice attrice. Zeu di Araya è stato un simbolo, pur nei limiti imposti delle poche pellicole girate. La sua bellezza, il suo fascino, quel sottile erotismo magnetico che l'hanno sempre contraddistinta, continuano ancora oggi a essere ricordati dal pubblico, quello stesso che si innamorò di Simoa, la ragazza dalla pelle di luna. Vi ringrazio per essere stati qui con me e per aver condiviso questo tempo e questa esperienza. Se ti sei perso la puntata del podcast, non disperare, la puoi recuperare nella playlist dedicata. Ti lascio il link nella descrizione del video. Grazie ancora e come sempre ricordate di continuare a esplorare e sognare e a lasciarvi guidare dall'ispirazione che il mondo del cinema può offrire e cliccando sul video qui accanto potrai scoprire cosa è successo a quest'altra indimenticabile attrice.